L'hardware è essenziale quando andate a generare, perché avere una scheda video potente vi semplifica tantissimo le cose, ma non sempre si ha una scheda ultra potente o comunque sia certi limiti arrivano per tutti. A quel punto iniziano le ottimizzazioni. Questo vuol dire che iniziamo a usare magari dei LoRa o dei modelli particolari che ci abbassano i tempi di generazione e ci semplificano tantissimo la vita. Ma oggi parleremo di un'altra ottimizzazione che ho posticipato non so quante volte sul canale, ma che finalmente è possibile installare in modo estremamente semplice. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. So di aver procrastinato questa guida non so quante volte perché i procedimenti erano un po' complessi, ma in realtà non tanto quanto i comandi che venivano dati, ma il fatto che richiedevano anche installazioni a sistema. Potevano essere molto alte le probabilità di non riuscire a farlo andare. Allora, dopo aver fatto diversi tentativi, avevo capito che era una guida un po' complessa e che avrei dovuto studiare in modo approfondito, perché non volevo fare un video troppo semplice dove davo per scontato tutto e alla fine non andava a nessuno, perché la probabilità che questo sarebbe successo era particolarmente alta. A questo punto arriva il server Discord. Questo perché mi piace sempre pubblicizzarlo, ma non perché ci sia un mio guadagno dietro a questa cosa, ma perché penso che questa community stia crescendo nel modo più interessante e proprio grazie a questo nascono anche collaborazioni che hanno portato alla stesura di una guida su come mettere Triton e Sage Tension su ConfUI, scritta da due utenti in particolare e che probabilmente se seguite i post avete già visto. Mi è servita anche a vedere la loro visione su questa installazione. Seguendola ho visto che c'erano passaggi diversi da quelli che avevo fatto io. A quel punto ho approfondito per vedere come era cambiata la situazione con le nuove versioni e ho scoperto che finalmente hanno semplificato tutto in maniera incredibile. Bastano veramente pochi passaggi per riuscire a mettere Sage Attention su ConfUI in maniera assolutamente facile. Dico solo una cosa prima di passare alla guida. Siccome volevo fare un qualcosa di molto aggiornato, ho deciso di partire dalle ultime versioni, ovvero da una ConfUI appena scaricata. Vedremo che versioni include in questo momento preciso e come aggiornare la propria cartella a queste versioni, in modo tale da non andare a pescare versioni vecchissime e dovervi far vedere migliaia di combinazioni, perché diventerebbe un video troppo incastrato e secondo me poco utile. Perciò vedremo solo quelle versioni lì. Seconda cosa, tutto ciò che vedete nella guida è in descrizione punto per punto, quindi scendete giù, copiate quel pezzo e seguite passo passo quello che faccio io con gli stessi step. Ma andiamo subito a vedere su ConfUI come mettere questo benedetto Triton e Sage Attention. Per questa guida ho deciso di partire con ConfUI aggiornata all'ultima versione, in modo tale da avere tutto aggiornato. Se avete già ConfUI installata, vi farò vedere dopo un sistema per aggiornarla. Non è ahimè indolore, ma dovrete fare diversi passaggi, però è fattibile ed è anche possibile tornare indietro nel caso. Vediamo subito cosa ci scarica scaricando questa versione qua. Se voi andate in Releases e fate il download cliccando qui, vi scarica il pack da 1,94 GB. Vado sul mio desktop e come vedete l'ho già scompattata. Ci metto un pochettino perché sono tanti file. È consigliato farlo con 7zip, ma non è obbligatorio. L'ho già pasticciata questa perché devo fare vari test, ma adesso vi faccio vedere come si fa a tornare a una versione di base, se per caso volete fare un test sulla vostra. Prima di tutto, questa non buttatela se volete mantenere tutte le cose come le avete adesso. Semplicemente la rinominate, per esempio così, old. In questa cartella a questo punto metterete solamente determinati file, non tutti. Come vedete si sono aggiunte anche delle cose, ovvero il GPU Fast FP16 Accumulation, che trovate anche qua. Se volete capire a cosa servono, basta aprire il README che hanno messo qua e vi spiega che ovviamente il run NVIDIA GPU è l'avvio normale, quello basico, per farlo andare su una scheda NVIDIA senza troppi problemi. Dopodiché c'è il run NVIDIA GPU Fast FP16 Accumulation e dice che è per abilitare l'FP16 Accumulation, che fa andare più veloci gli FP16 ma peggiora la qualità, quindi pensateci su come usarlo. E infine c'è il run CPU che va direttamente sulla CPU, cosa ultra sconsigliata. Chiudiamo qui
e come dicevo appunto una volta rinominata questa cartella possiamo mettere quella nuova, il Python Embedded. Ci metterà un pochino perché sono tanti piccoli file, non è perché pesa tantissimo, è perché questa cartella di Python è composta da veramente tantissimi piccoli file e come sapete quando si va a scompattare o compattare un archivio con tanti piccoli file è la cosa peggiore. Ovviamente lo sto facendo sul desktop, ma potete metterla dove volete la cartella di ConfUI. Se voi non avete mai usato ConfUI, ovviamente dovete scompattare tutto, perché vi servono tutti i file per far andare la web UI. Una volta che abbiamo la nostra copia di backup da non toccare e quella nuova, possiamo avviare ConfUI. Ovviamente lui dirà, guarda che tu hai dei custom nodes, perché io li avevo già installati, vedete? E lui probabilmente mi dirà, non posso caricarli perché non sono installati i requirements necessari, ma quello non è un problema, vediamo dopo come si fa. Ma prima di fare run NVIDIA GPU facciamo update e update ConfUI bat e a questo punto facciamo run NVIDIA GPU. Non preoccupatevi di questi warning perché vi dice che non è un path a sistema, ma potete anche ignorarlo. E in questa versione in particolare abbiamo Python 3.13.6, i PyTorch 2.8.0 CU129, che sarebbe CUDA 12.9. E capite che queste sono praticamente le ultime release ufficiali di questo momento. Attualmente siamo a ConfUI 0.3.52 con il front-end 1.25.11. Se io scendo qua mi fa degli errori, è normalissimo questa cosa perché io ho cambiato la cartella di Python Embedded e lui è andato in bomba. Nonostante mi abbia aperto ConfUI, mi dice che adesso i nodi non ci sono perché avevo già aperto questo workflow. Se vado in Manager e vado in Installed, mi dice che non è riuscito a importarli. Alcuni sì, dipende da quanti requirements è riuscito a recuperare comunque, mentre questi qua non ce li hanno, ma quello lo vediamo dopo. Come dicevo, questo è per chi vuole testare con una nuova cartella di Python Embedded. Se voi state facendo un'installazione da zero, ovviamente questo problema non c'è perché avete completamente copiato tutta la cartella nuova. Se voi andate a questa pagina, che è quella di Triton per Windows, e scendete, vi spiega man mano come installarlo, però in realtà non possiamo seguire proprio questa spiegazione, ma troviamo molte informazioni. Se per esempio qui apriamo, possiamo capire un po' di cose. Allora, le RTX 50 funzionano solo con Triton uguale o superiore a 3.3, i PyTorch uguali o superiori a 2.7 e i CUDA uguali o superiori a 12.8. E come lo facciamo noi oggi? Andiamo esattamente in linea a quello che chiede qua, anzi qualcosa in più perché saremo delle versioni superiori. RTX 40 non c'è problema, RTX 30 è supportato, però considerate che a livello hardware l'RTX 30 non supporta l'FP8 e loro consigliano invece di usare l'FP8 di usare i modelli GUF. In realtà potete farli andare gli FP8, anche se pesano di più andrebbero meglio gli FP16 perché sono compatibili a livello hardware. Per farvi capire, per esempio, l'FP4 se non sbaglio è arrivato con l'RTX 40 forse, o se non proprio con l'RTX 50. Sono cose che aggiungono man mano. Se scendiamo ancora più giù, il supporto alla serie RTX 20 o alla GTX era supportato fino a Triton 3.2, ma il supporto è stato interrotto con la 3.3. Noi andremo oltre la 3.3 in questo caso, perciò non vi consiglio di fare questo giro se avete queste schede. E come specifica qua, FP8 e anche BF16 non vanno sulle RTX 20. BF16 è diventato compatibile dalla serie RTX 30 a salire e consigliano di usare il GUF invece che l'FP8 e il BF16. Ovviamente la GTX 10 proprio non è supportata completamente. Così vi fate un'idea. Noi comunque metteremo delle versioni oggi che prendono come compatibilità dalla RTX 50 fino all'RTX 30. Sotto vi diventa problematico utilizzare queste cose, ma se scendiamo vi fanno vedere anche in linea le compatibilità. Ogni versione di PyTorch è garantita di funzionare con una certa versione di Triton. Noi oggi useremo PyTorch 2.8 col Triton 3.4, quindi siamo in linea. Se dovete scendere per la questione che dicevamo prima, ricordate che dovete scendere anche di PyTorch. Come dice qua nel punto 4, fino a poco tempo fa era necessario scaricare CUDA per farlo andare, ma dalla versione 3.2.0 post 11 è già stata integrata in Triton. Questo invece dovete installarlo. Se voi cliccate qui vi fa scaricare direttamente VC Redist. È molto facile che lo abbiate già installato a sistema. Nel momento in cui lo aprite, se c'è già installato vi dirà
dirà vuoi disinstallarlo, voi gli dite di no e siete già a posto. Ora dovremmo esserci con quello che si fa fuori dal sistema. Andiamo nella cartella, entrate nella cartella Python Embedded e qua in alto fate cmd, così siete sicuri di usare il Python che è all'interno della cartella di ConfUI. Ovviamente chiudete ConfUI che avevamo già aperto prima, così non facciamo lavori mentre è aperta. Questo è il prompt dei comandi dentro la cartella Python Embedded che ho messo prima, metto il comando e faccio invio. Io ci metto un attimo e mi ha installato Triton Windows 3.4.0 post 20 perché gli ho detto sotto alla 3.5, quindi non mi mettere la 3.5, metti la 3.4. Come dicevo prima, tutto in linea a quello che vedete adesso in questa guida. Se iniziano a cambiare le versioni, tutto può cambiare di conseguenza. Vedete che lui ha trovato la versione CP, è Python 3.13, è tutto orientato alle versioni che avete. Al punto 8 lui dice che ConfUI versione 3.50 a salire ha già Python 3.13, quella che vedavamo. Di conseguenza il file che vi dà sono già per questa versione. Voi li scaricate cliccando qua, andiamo sul desktop, abbiamo questi file zippati, dovete mettere le cartelle include e libs dentro la cartella Python e vi spiega per ConfUI è Python Embedded. Quasi sempre qui fanno riferimento alla portable. Non so con l'app se vi trovate con le stesse cartelle, teoricamente dovrebbe. Qua sopra vedete che c'è già lib include, io prendo queste, le trascino dentro e vi ha messo i file che servivano. E questo non ci serve più. Torniamo sulla pagina, copiate questo codice, fate un nuovo file, lo incollate dentro e lo mettete nella cartella Python Embedded, ma chiamato test.triton.py e fate salva. Ora lo chiudo, torno sul prompt dei comandi che avevo aperto prima e gli do questo comando qui. Ci metto un attimino, non è istantaneo. Lui cosa fa? Ha due print finali, un print è legato al codice sopra e un print è di spiegazione. Se vedi tensor 000 device CUDA 0, allora funziona e io qua sopra ho tensor 000 device CUDA 0. Quindi tecnicamente sta funzionando. Ora quel file potete anche cancellarlo, ma se volete lasciatelo lì, non cambia niente. E qui abbiamo fatto tutto quello che serviva per Triton. Ora ci spostiamo su Sage Attention, sempre dello stesso utente. Se andate qua non ci sono più tante variabili, ma ci sono praticamente solo per il CU128. Se voi cambiate versione di PyTorch avete anche altre versioni, ma nonostante questa differenza comunque funziona. Perciò, cosa è cambiato recentemente? È cambiato che se noi andiamo in Releases e vediamo la release 2.2.0 Windows Post 1, spiega che adesso è integrato Python Stable ABI, chiamato anche ABI Free. Ora praticamente dal Python 3.9 a salire è sempre compatibile. Non c'è bisogno di scaricare quello per Python 3.10, 3.11, 3.12. Basta questa versione e funziona su tutti. Perciò tornando dove eravamo prima possiamo scaricare questa versione che era la 2.8.0 che abbiamo noi. Ripeto, qua è differente il CU, però vi posso dire che non crea problemi questa cosa, ma non so come mai non abbiano già messo una versione CU129, visto che ConfUI parte già con la 129. Una volta che l'avete scaricato, sono pochissimi mega, lo mettiamo per non farci problemi nella cartella Python Embedded. Sempre da qua apriamo il prompt dei comandi che l'avevo chiuso e siamo sempre nella cartella Python Embedded e copiamo l'ultimo comando, che questo comando dice usami il Python exe di questa cartella per installare quel file lì in particolare, che è Sage Attention 2.2 CU128 per i PyTorch 2.8.0 è compatibile con tutti i Python. Faccio invio ed è installato. A questo punto avete fatto tutti gli step. Quando tornate qua indietro potete decidere di usare ConfUI in due modi col Sage Attention. Il primo metodo è fare tasto destro sul file di avvio, modifica nel blocco note e qua aggiungete questo flag. In questo modo userà sempre Sage Attention quando ha modo di usarlo. Non avete però un controllo su questa cosa ed è sempre attivato. Non è sempre detto che sia buona cosa usarlo, perché comunque dipende dal modello, dipende da tante cose. Se non volete usarlo così,
chiudete questo ovviamente senza salvare, aprite ConfUI, guardiamo cosa ci dice il prompt dei comandi. Come sempre lasciate perdere tutti gli errori dei nodi che avevo già messo io perché era una cartella di ConfUI che già funzionava. Sta usando PyTorch Attention. Se io lo faccio andare con Sage Attention, mettendo qui questa flag, salvo, lo riapro, a questo punto vedete mi dice using Sage Attention, ma come dicevo prima lo userà sempre così e non avete un controllo preciso. Lo chiudo e glielo cambio e lo avvio nuovamente. Per utilizzare Sage Attention quando volete dovete installare i nodi di KJ, che sono questi che mi dice import failed, perché qua dentro c'è un nodo che serve. Ora in questo caso io ce l'ho già installato il nodo, mi serve solo installare i requirements. Allora come facciamo? Chiudo ConfUI, vado in Python Embedded e apro sempre il prompt dei comandi. Vado in ConfUI, Custom Nodes e qua devo vedere quelli che non mi ha riconosciuto. In questo caso erano, se non sbaglio, i KJ Nodes, forse i Goof e One Video Wrapper, se non ricordo male. Allora qua dentro tutte hanno i requirements. Io gli devo dire prima di tutto copia come percorso. Prima gli metto questo comando, ovvero il Python della cartella.exe è sm pip install r spazio e faccio il percorso. Ovviamente togliete le virgolette. Lui dirà col Python di ConfUI installami questi requirements. A questo punto quello che vi consiglio io è di copiarvi buona parte di questa cosa, ovvero almeno fino a qui copiatevelo e ve lo mettete da parte, perché dovrete farlo per tutti i nodi che non vengono importati correttamente. Fate invio e lui parte a fare un confronto se c'è o non c'è qualcosa. Se manca lui lo scarica e lo installa. Questo è quello che fa il manager e che vi evita di fare a voi ogni volta. Lui prima fa un git clone, una volta che ha fatto il git clone controlla il requirements e installa quello che manca al Python embedded della vostra cartella di ConfUI. È ovvio che se avete una cartella di ConfUI con tantissimi nodi considerate che è un bel lavoro e in più potrebbe creare qualche conflitto, quindi alle volte prima fate questo passaggio, se proprio non va cancellate il nodo e lo rimettete. È un po' complesso, però almeno avete una cartella Python embedded nuova di pacca appena sistemata. Io ho fatto questo passaggio, ora se avvio ConfUI almeno quel nodo non dovrebbe far più problemi e dovrebbe avviarmelo direttamente. Qui ovviamente faceva ancora errori di altri nodi, ma se salgo qua su, importati ho tutti questi nodi, ma vedete che c'è import failed ancora su questi due. Però KJ Nodes ora dovrebbe essere a posto. Se faccio manager, custom nodes manager e faccio installed, KJ Node non è più segnato, quindi i suoi requirement li ha messi. Lasciate perdere i conflitti perché alle volte non sono spesso di utilità. Sono di utilità se qualcosa non vi sta andando, ma in generale io li ignoro. Qua se cercate Sage, ora avete Patch Sage Attention. Questo se lo mettete su Auto e lo fate ovviamente non con questo nodo perché è quello proprio di base che si usava una volta con Stable Diffusion 1.5, ma per esempio un nodo tipo questo dove si carica il modello passa da qua e questo poi va al keysampler così, e a questo punto quando andate a elaborare avrete il controllo su dove far passare il Sage Attention o meno, se lo volete testare o non testare, vedere che vantaggi dà alla vostra scheda video. Per farvi vedere come funziona e cosa viene scritto nel prompt dei comandi, carico un workflow e vi faccio vedere. Ovviamente però prima di poter caricare devo sistemare gli ultimi nodi che ancora non ho sistemato. In realtà essenzialmente quello dei Goof perché non userò One Video Wrapper, quindi sistemo un attimo quello e continuiamo. Ok, sistemato, infatti se vado su Manager, Custom Nodes, vado Installed, mi rimane solo questo da sistemare, ma questo a posto. Stesso procedimento di prima, adesso apro il mio workflow. Questo era il text to video di One 2.2. Come dicevo prima, Sage, eccolo qua, glielo metto dopo l'ora, poi non si capisce bene mai dove vanno messi esattamente questi nodi. Comunque vi volevo far vedere solo cosa vi dice nel prompt. Adesso per esempio gli metto questo qui, ovviamente su Auto, così sceglie lui la versione ideale. Ok, l'ho fermato subito perché mi interessava giusto farvi vedere questa cosa. Allora vedete, patching confi attention to use Sage Attend, che è praticamente quello che gli abbiamo detto di usare Sage Attention. Se voi non mettete questo nodo qui, a questo punto non verrà scritta questa cosa, ma procederà come procede
solitamente. Ovviamente ora il passaggio successivo sarà fare una guida per fare i video in modo più veloce fra Sage Attention e i nuovi LoRa che velocizzano parecchio abbassando gli step e magari facendo un workflow ottimizzato, dato che senza tutto questo One 2.2 è parecchio lento. Tutto questo ovviamente, come dicevo all'inizio, è strettamente legato alla versione che avete fra Python e PyTorch. In questo modo è veramente semplice mettere su Sage Attention e per fortuna hanno semplificato tutto così, rendendolo veramente immediato e veloce. L'unica cosa che rimane da sistemare poi sono appunto tutti i custom nodes, che ovviamente non sono quelli che ho io, questi sono della cartella di test. La mia cartella di ConfUI è questa e dovrò passarmeli tutti. In realtà ogni tanto cancello perché dopo un po' non uso più le stesse cose e secondo me è meglio fare pulizia, ma spero possa tornarvi utile questa guida in semplicità. Come avete visto, l'installazione è veramente semplicissima adesso. Rispetto a come era prima, che chiedeva di installare un sacco di cose a sistema, ora basta veramente fare 4 comandi e siete già a posto con tutte queste ottimizzazioni. Capisco però a chi ha una cartella già sistemata da tempo che sia un po' in dubbio se fare questo passaggio, ma se avete visto bene basta fare una copia per sicurezza e se non ne uscite fuori con tutti i problemi dei nodi o altre cose, potete sempre ripristinare la vecchia cartella e a quel punto cercare di uscirne in qualche modo, ma secondo me è solo un fatto di pazienza, perché spesso i requirements di un nodo aiutano anche altri nodi. Quindi non è detto che dovete passare tutti i nodi uno a uno, alle volte magari ne basta uno e vi sistema molti altri nodi che non hanno strettamente legame con quel nodo in particolare. Però come ho detto nella guida, vediamo che differenza fa Sage Attention su ConfUI. Allora prendiamo l'esempio della generazione di un video con One 2.2. Partiamo con questi dettagli. Una generazione a 832x480, 120 frame, modelli da Q5KM sia per l'high che per il low, i LoRa Lite X2V, quindi con 4 step per ogni passaggio, e un text encoder UMT5 XXL versione Q8. Senza Sage Attention ci ha messo 16 minuti e 35, con 120 secondi a interazione, mentre con Sage Attention ci ha messo un totale di 10 minuti e 35 secondi, con 77 secondi a iterazione. Mantenendo tutto uguale ma togliendo i LoRa, aumentando gli step con un totale di 20, perciò 10 per ogni passaggio, abbiamo questi valori. Senza Sage Attention 41 minuti con 121 secondi a iterazione, mentre con Sage Attention 30 minuti con 89 secondi a iterazione. Vedete che comunque c'è una differenza, ovviamente non potete aspettarvi cose incredibili, ma se unite i LoRa per andare più veloce più Sage Attention, le cose iniziano a diventare molto interessanti per generare video soprattutto. Io ho fatto un calcolo empirico, non so se sia corretto, ma credo che attivandolo va a circa un 35% più veloce. Non è un valore fisso per tutti, da quello che ho capito, dipende dalla propria scheda video, dal proprio sistema, potrebbe partire dal 20% e magari in alcuni casi arrivare anche al 40%. Ovvio che non può risolvervi la cosa completamente in pochi secondi, se avete una scheda video molto vecchia abbiamo visto anche che non è completamente compatibile, ma aiuta e sicuramente adesso che è così semplice da installare può essere una cosa in più per avvicinarsi al generare video. Ora ovviamente avendo questa guida fatta posso concentrarmi sulla guida per fare generazioni video più ottimizzate e con risultati migliori e arriverà sicuramente fra le prossime, non vi sto a dire quando perché dipende da quando riesco a organizzarmi, ma è lì in coda fra tutte le altre. Anzi vi invito a venire sul server Discord perché di queste cose molti utenti ne parlano in modo ampio, condividendo anche i workflow, condividendo i settaggi, perciò se volete già entrare su questi argomenti c'è modo di discuterne apertamente, anche condividendo le vostre creazioni. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando iscrivetevi e se volete magari lasciatemi un like se vi è servita questa benedetta guida su Sage Attention, anzi dovrebbe esserci anche l'hype, se volete lasciate un hype così esagerate.
E se volete supportarmi, ricordatevi che c'è la pagina Patreon, dove spesso metto i workflow per ConfUI in anticipo rispetto alle guide, in modo tale che potete o collaborare con me per la prossima guida oppure essere già sul pezzo quando esce. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!